Ci sono luoghi in cui si può entrare solo in punta di piedi. Uno di questi è Firenze, la culla del Rinascimento italiano. Così, per andare alla scoperta dei suoi tesori, ho scelto il buio della notte. E un'auto che non fa alcun rumore, perché qui siamo ospiti, soprattutto in auto. Beh, in realtà la nuova 500 un suono lo fa, perché a differenza di tutte le elettriche del pianeta che emettono un suono artificiale, lei produce una melodia. Note sono quelle di Amarcord di Nino Rota, simbolo della dolce vita. Porteranno un po' di orgoglio italiano in giro per il mondo e saranno loro a tenerci compagnia questa notte, perlomeno ad ogni riavvio. La nostra visita inizia da qui, Piazza del Duomo. All'interno di questo spazio sopravvive da secoli in perfetta armonia un organismo complesso, oggi patrimonio dell'umanità. Tutto gravita attorno a Santa Maria del Fiore. Per costruirla ci sono voluti 150 anni. È la terza chiesa più grande al mondo, ma il suo reale significato lo si afferra soltanto se la si considera insieme agli 84 metri del campanile, ultimo capolavoro di Giotto, che morì prima di vederlo ultimato. E al battistero di San Giovanni, con le sue 3 porte bronzee che raccontano la storia dell'umanità, così come è narrata nella Bibbia. Per realizzarle, solo loro, ci sono voluti complessivamente 120 anni. E poi c'è lei, la cupola del Brunelleschi, capolavoro di architettura e ingegneria, testimonianza vivente del genio italiano. Nel 400 nessuno pensa che sia possibile costruire una simile struttura senza l'uso di armature di legno e impalcature, ma Brunelleschi non è un architetto come tutti gli altri. Progetta una cupola autoportante che si regge da sé, con 2 calotte, una interna, l'altra esterna, e una intercapedine, attraverso cui si può giungere alla sommità con un intricato sistema di scale e corridoi. I lavori durano 16 anni e così anche Brunelleschi muore prima di vederla pienamente ultimata. Chissà cosa direbbe se sapesse che ancora oggi è la più grande cupola in muratura mai costruita. Una curiosità, nella zona dell'abside trovate questo curioso disco di marmo inserito nel pavimento. Lui indica il punto esatto in cui la sfera dorata del Verrocchio, posta a 116 metri di altezza sopra la lanterna, cadde rovinosamente nel 1601 dopo essere stata colpita da un fulmine. Mentre andiamo alla prossima meta, però, voglio raccontarvi un po' anche di questa macchina. La nuova 500 l'hanno chiamata proprio così, nuova. Sì, un tributo al nome del modello originale, ma anche un modo molto preciso per distinguerla dal modello classico, quello rinato nel 2007, che rimarrà comunque a listino con i più classici motori a benzina mild hybrid. In ogni caso questa 500 è davvero nuova, semplicemente per il fatto che non condivide più nemmeno una vite con il modello precedente, e poi è cresciuta nelle dimensioni, è un po' più grande. Certo, niente stravolgimenti, in effetti dietro si continua a stare un po' strettini e non aspettatevi dal baule una capacità da Arca di Noè. In ogni caso sono stati sviluppati una miriade di accessori originali firmati Mopar per rendere ogni esemplare ricchissimo e soprattutto super personalizzato, e questo aspetto di fatto rende questa nuova 500 unica nel mondo delle city car. Eppure le proporzioni sono cambiate. Sembra la solita 500, ma se la guardate bene scoprirete uno stile profondamente evoluto, con superfici pulite, levigate, di puro gusto italiano. Il sopracciglio dei fari full LED, i nuovi loghi 500 al posto di quelli Fiat. E poi un interno finalmente contemporaneo, che segue i tempi e quindi propone sedili realizzati con la plastica riciclata e tappetini in pelle vegana.
Se vogliamo, l'approccio è un po' quello della Porsche con la 911, sempre uguale a se stessa, ma sempre maledettamente nuova e innovativa. E questo accade perché un mito si reinventa, ma non si stravolge. Ma intanto siamo arrivati a Piazza della Repubblica. Se Piazza del Duomo era il luogo degli affari politici e religiosi, questo è il luogo degli affari e basta. Dall'anno 1000 qui si svolgono i mercati, come ci ricorda la colonna dell'abbondanza, eccola là, che peraltro è posta nel centro esatto della città, dove si incontravano il cardo e il decumano della Florenzia romana, perché qui c'era l'antico foro dei Romani. Questo infatti è uno dei luoghi più antichi della città, dove ogni pietra ci racconta un'epoca storica. La piazza viene ampliata, ma per farlo si sventrano interi palazzi, cancellando molte tracce del passato medievale. Per molti uno scempio, un po' come accadde per Via della Conciliazione a Roma, in epoca fascista. Qui fino a pochi anni fa c'era ancora il Caffè delle Giubbe Rosse, storico locale di incontro e scontro di letterati fin dall'epoca risorgimentale, quando la piazza era ancora intitolata a Re Vittorio Emanuele. E infatti un tempo al centro della piazza sorgeva proprio una statua dedicata al sovrano, che però viene opportunamente rimossa nel secondo dopoguerra nel tentativo di cancellare ogni riferimento troppo evidente con l'età monarchica appena conclusa. Abbiamo ancora un sacco di cose da vedere, ma sono sereno, nessuna ansia d'autonomia, anche perché qui ho un pacco batterie veramente gigantesco, almeno per una city car, 42 kWh di capacità. Giusto per darvi un parametro, per fare un confronto, la Honda E, una concorrente diretta della 500 elettrica, ha un accumulatore che si ferma intorno ai 35 kWh. E per ricaricare, ci sono tante possibilità, dipende solo da che tipo di presa trovate. Dunque, se ricaricate a casa, con la classica presa domestica, l'asciugo, per capirci, allora vi serviranno circa 16 ore per fare un pieno, che diventano 5 però se installate l'apposita wallbox della Mopar. A una colonnina pubblica fate il pieno in meno di 3 ore, ma se vi sembrano ancora tante c'è anche la ricarica fast in corrente continua. Sfruttando una potenza di picco fino a 85 kW, in questo modo riuscite a ripristinare l'80% dell'autonomia in circa 35 minuti e in 5 minuti recuperate 50 km. Ma quanto costa fare un pieno? Troppi numeri, preferisco mostrarveli in grafica, anche perché ho troppa voglia di portarvi nel prossimo luogo magico di questa città. Una cosa però ve la voglio dire: se si parla di percorrenze, viaggiare in elettrico conviene sempre. Ed eccoci arrivati in un altro cosmo di perfetta armonia, dove il bilanciamento architettonico si sposa con una simbologia che non lascia nulla al caso. Piazza della Signoria rappresenta sin dal 300 il cuore degli affari politici della città ed è una sorta di libro di storia a cielo aperto. Proprio qui avvengono alcuni degli eventi più importanti della città. Il ritorno dei Medici nel 1530, che abbattono la Repubblica. Il falò delle vanità del frate domenicano Girolamo Savonarola, che brucia libri e dipinti da lui definiti peccaminosi. E poi, sempre qui, va in scena il rogo dello stesso Savonarola, che viene giustiziato perché accusato di eresia. Su tutto domina imperturbabile da 6 secoli Palazzo Vecchio, simbolo del potere politico, progettato da Arnolfo di Cambio nel 1299 e pensato sin dall'origine per essere anche una fortezza. All'epoca era sempre meglio cautelarsi. La torre svetta a 95 metri di altezza,
per raggiungere la sommità bisogna percorrere 406 scalini. In cima c'è quello che i fiorentini chiamavano, non senza una certa ironia, l'Albergaccio, la prigione più segreta della città, dove soggiornò anche il Savonarola. All'interno del palazzo poi c'è il maestoso Salone dei Cinquecento, dove si riuniva il Consiglio della Repubblica, almeno prima della restaurazione medicea, con le pareti affrescate da Leonardo da Vinci e un certo Michelangelo. Ogni creatura qui non è soltanto un'opera d'arte straordinaria, ma anche un simbolo che ci racconta qualcosa della storia tormentata di questa città. Il David di Michelangelo, per esempio, simboleggia il potere della Repubblica, mentre tutte le altre opere scultoree rappresentano la famiglia Medici. Ercole e Caco incarnano il potere. Il Nettuno ci racconta delle loro ambizioni marittime e la statua equestre del Gian Bologna rappresenta Cosimo I, il personaggio più potente e famoso della famiglia. Un'altra simbologia fortissima la troviamo all'interno della Loggia dei Lanzi, una vera e propria galleria all'aperto, costruita nel 300. Qui, oltre al ratto delle Sabine del Gian Bologna, che vediamo laggiù, c'è la statua del Perseo con la testa della Medusa. Qui la testa rappresenta la povera Repubblica, che, come avrete capito, non stava poi simpaticissima ai Medici. Mentre passiamo davanti alla Galleria degli Uffizi, uno dei musei più straordinari al mondo che contiene le opere di Giotto, Raffaello, Tiziano, Botticelli, giusto per citare i nomi più grandi, volevo parlarvi delle prestazioni di questa piccola bomba elettrica. Il suo motore ha 118 cavalli e 220 Newton per metro di coppia. Tanti per una city car. Infatti 0-100 in 9 secondi e ancora più interessante, 0-50 in 3,1 secondi. Che cosa significa? Che siete pronti a sverniciare qualsiasi pachiderma di latta da città. I SUV. Ovviamente qui il cambio semplicemente non c'è e questo, oltre che essere molto comodo, soprattutto nella guida in città, ha anche permesso di rivoluzionare un po' gli interni di questa 500. Guardate quanto spazio si è ricavato qui e poi c'è questo tunnel quasi sospeso da cui si possono selezionare diverse modalità di guida. La plancia poi futuristica e minimalista mi piace veramente tanto, sembra quasi quella di un prototipo. L'unica cosa che non mi ha veramente convinto sono i pannelli delle portiere, che hanno una plastica fin troppo dura per una city car così nobile. Oltre a normal posso scegliere anche range e in questo modo si può guidare con un solo pedale. Io lo trovo veramente comodissimo perché per frenare basterà mollare il piede dall'acceleratore e la 500 inizierà a decelerare recuperando preziosa energia. E poi c'è Sherpa, la modalità che proprio come uno Sherpa ti porta a destinazione costi quel che costi. Come fa? Semplicemente limitando tutto ciò che causa assorbimento energetico e quindi per esempio il climatizzatore oppure anche lo stesso pedale dell'acceleratore. Intanto eccoci arrivati in un altro luogo cardine di Firenze, è il Ponte Vecchio. Pensate che fino al 1200 era l'unico ponte che attraversava l'Arno, mettendo in collegamento le due zone della città. Il ponte, così come lo vediamo oggi, è quello del 300, un vero Highlander, più forte di qualsiasi cosa, anche del tempo. Pensate che ha resistito alla Seconda Guerra Mondiale, quando scampò miracolosamente ai bombardamenti nazisti, ma anche alla piena del 1966, che mise in ginocchio l'intera città. Sopra il ponte potete vedere molto bene verniciato di chiaro il corridoio vasariano che i Medici, sì, sempre loro, fanno costruire in modo che possano andare da Palazzo Vecchio, sede amministrativa e politica, a Palazzo Pitti, dove invece risiedono senza mischiarsi con il popolo delle botteghe che brulica nella zona bassa del ponte.
Quando vi dicevo che la nuova 500 è veramente nuova, non esageravo. Credo che anche i più scettici potranno ricredersi perlomeno osservando la plancia, che è diventata veramente molto più sofisticata rispetto a prima, pur mantenendo però quel gusto tipicamente italiano per l'eleganza e il minimalismo che da sempre contraddistingue la 500. Il nuovo sistema multimediale Uconnect 5 è finalmente moderno, completo, rapido. Ha uno schermo grande da 10,25 pollici. Apple CarPlay e Android Auto funzionano senza fili, ci sono servizi connessi, ricarica wireless e hotspot Wi-Fi. E poi, attraverso l'app, si possono fare un sacco di cose, come programmare le ricariche, accendere le luci, il clima o inviare il percorso dal telefono direttamente al Navi. La strumentazione è un display TFT da 7 pollici. Mi piace molto perché la risoluzione è veramente alta, peccato solo che le animazioni vadano un po' a scatti e che questo display non segua l'andamento del cruscotto circolare così bello, così retro. Ah, ma siamo arrivati. Ci sono cose sicuramente più interessanti di cui parlare. Palazzo Pitti si chiama così perché viene commissionato dalla famiglia Pitti a metà del 400 a chi secondo voi? A Brunelleschi, che si occupa della progettazione. Perché è lui l'archistar del momento e quindi se sei figo la casa te la fai fare da lui, un po' come oggi avviene, non so, con Renzo Piano. L'edificio si riconosce subito per la sua particolare facciata, realizzata attraverso la tecnica del bugnato, con tutte queste pietre che sporgono e che la fanno assomigliare un po' a una fortezza. Un secolo più tardi, l'edificio viene venduto ai Medici, guarda caso, che lo trasformano nella residenza di famiglia, ampliandolo e modificandolo radicalmente. Costruiscono le 2 ali laterali, all'interno nasce un magnifico cortile e dietro fanno allestire i giardini di Boboli, 45.000 metri quadrati di eleganza e gusto tardo rinascimentali in formato verde, che purtroppo stanotte non possiamo vedere perché non sono illuminati. Un motivo in più per tornare a Firenze anche quando spunta il sole. Secondo me Firenze rappresenta davvero uno degli esempi più maestosi della genialità italiana. Quando vogliamo, sappiamo veramente creare qualcosa di eccezionale in una maniera che non sarebbe possibile da nessun'altra parte al mondo. Perché siamo fatti un po' così, siamo pieni di difetti, ma quando vogliamo sappiamo essere veramente unici. Questo, in un certo senso, vale anche per la 500, che dopo 3 generazioni ha saputo reinventarsi di nuovo. Quest'auto negli anni 60 è riuscita a regalare il sogno della mobilità e quindi la libertà a tutti gli italiani, praticamente. Ora la nuova 500 vuole cercare di compiere di nuovo questo miracolo, ma in chiave elettrica, e quindi diventa fondamentale capire quanto costa. Il prezzo della mia versione cabrio, con il motore più potente, la batteria più grande e tanti optional, si avvicina a sfiorare pericolosamente i 34.000 euro. Di certo non pochi, ma esistono anche versioni molto più concrete e in un certo senso più accessibili. Se siete disposti a rinunciare per esempio a qualche cavallo e anche a qualche chilometro di autonomia, potreste pagare la nuova 500 circa 26.000 euro, che in presenza di incentivi trasformano questo modello in qualcosa di perlomeno possibile, con un prezzo che si avvicina molto a quello della 500 normale a benzina. Anche se poi, come spesso accade con le elettriche, questa nuova 500 forse è meglio noleggiarla. 99 euro al mese e passa la paura. Nel frattempo siamo arrivati a San Lorenzo, l'ultimo luogo che desideravo raccontarvi in questo viaggio in punta di piedi.
Come potete vedere, questa basilica non è mai stata ultimata e forse proprio per questo è divenuta così famosa. Fu progettata anche lei dal Brunelleschi, un po' l'archistar della Firenze rinascimentale, e poi pensate che la facciata doveva essere adornata da un tale di nome Michelangelo, ma finirono i soldi e rimase così per sempre, eternamente incompiuta. E forse è proprio questo suo essere eternamente sospesa nel tempo che la resa ancora più affascinante. Ma non lasciatevi ingannare dalle apparenze. Questo complesso nasconde veri e propri tesori, dal momento che era la chiesa personale della famiglia Medici. Nella cripta sono sepolti Donatello e Cosimo de' Medici, che si fece tumulare all'interno di una colonna che regge l'altare. Come a dire, qui reggo tutto io, qualora ci fossero ancora dubbi sulla considerazione che questo personaggio nutriva di sé. E poi ancora il chiostro, le cappelle medicee, la biblioteca laurenziana, che contiene più di 3000 manoscritti, perché i signori di Firenze ci tenevano ad apparire e ad essere anche molto colti, oltre che molto potenti. La nuova 500 è un'auto veramente un po' speciale. Sì, perché è elettrica, certo, ma anche perché finalmente è fatta in Italia e perché ha saputo reinventare ancora una volta un mito tutto italiano, e quindi ci voleva una prova un po' diversa dal solito, capace di farci capire che quando vogliamo siamo veramente bravi a costruire le cose, non credete?